Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete già visto dalle prime immagini, oggi vedremo un coltello in kit. Vi dico subito che è molto semplice da costruire perché i pezzi vengono già venduti pretagliati e c'è solo praticamente da manicare il coltello. Fodero già realizzato. Come vi ho detto, l'unica cosa è da manicare la lama. Avete già visto che nel kit è presente sia le due guancette che le viti, che la lama e il fodero. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve per realizzare il nostro coltello. Questo nello specifico è il NES Mach 125 della Brisa, e il bello è che rispetto a un coltello già preconfezionato e già realizzato, già finito diciamo, risparmierete moltissimo. Cioè io ho visto anche che rispetto al coltello già assemblato sono riuscito a risparmiare il 50%. Ora a grandi linee questo viene tipo 60 euro in kit, quell'altro viene tipo 120 circa, 130 in assemblato. Quindi se volete risparmiare io vi consiglio di prenderlo in kit. Vi servirà soltanto la colla bicomponente, un po' di carta abrasiva e se volete fare prima anche una smerigliatrice o una levigatrice elettrica, almeno riuscite a levigare il manico più velocemente. Comunque potete fare tutto anche a mano, non c'è problema. Prima di iniziare i nostri test vi dico qualche specifica di questo coltello. Intanto vedete già la forma, tipo assomiglia tipo a un piccolo macete. Vi leggo un po' di specifiche. Acciaio 80 CRV2, spessore lama 3,5 mm, lunghezza della lama 125 mm, altezza lama dai 26 ai 35 mm. Ovviamente il filo è scandinavo. Avendo una forma del genere, con la lama generosa, lo sbilanciamento del coltello si avrà in avanti e offrirà nel chopping un maggiore effetto nello spaccare la legna. Detto questo, andiamo subito a fare i primi test. Come sempre, primo test del filo, vediamo come taglia appena uscito dalla scatola. Ogni tanto ha qualche incertezza, però nel complesso è affilato molto bene. Proviamo a fare subito un po' di chopping per vedere come riesce a penetrare dentro il legno. Direi risultato eccellente. Si sente proprio il peso della lama con questa forma che entra, che ha più peso nel taglio. Molto bene, davvero un ottimo risultato. Un ottimo risultato. Proviamo a vedere di appuntire questo legno. Direi che riesce a appuntire molto bene. Questo non è un ramo verde tagliato da un albero, ma è un ramo che è stato trovato in terra, quindi è anche un po' secco.
Adesso proviamo anche un po' di batoning, perché penso che questo coltello sia, diciamo, progettato soprattutto per questo. Ovviamente il ciocco di legno è al limite lama e vediamo un po' come si comporta. Ovviamente non avendo lama mi devo un po' arrangiare. Beh, pensavo sinceramente andasse giù meglio, però essendo al limite lama, però vedete, in certi casi la lama mi va giù troppo di punta. E mi va giù troppo di punta. Faccio così, però vedete, mi va subito giù di punta. Ora qui c'è anche le fibre del legno un po' storte, però vabbè. Beh, che dire, nel batoning mi aspettavo un po' di più. Non è pessimo, però poteva fare meglio. Vediamo un po' come si comporta nel cioppare dei piccoli ramoscelli. Qui non c'è problema perché con la conformità di questa lama, cioè arrotondata, fa tipo macete, quindi per questo non ha nessunissimo problema. Facciamo test dei trucioli, vediamo come si comporta. E qui direi molto bene. Lavora meglio dalla parte del manico, in punta si fa un po' fatica, non so perché, forse bisogna dargli una riaffilata. Comunque proviamo anche a fare la solita tacca per vedere come riesco a entrare dentro il legno. E anche qui non è che sia una passeggiata, si fa un po' fatica. Diciamo che siamo a buoni livelli, dai, non voglio proprio bocciarlo, poteva fare meglio. Vediamo un po' lo scortecciamento. Qui veramente la forma arrotondata si fa sentire perché riusciamo a pelare il legno senza difficoltà. Ovviamente, essendo un metallo brunito, nero, come volete chiamarlo, in certi punti il colore andrà via, purtroppo è inevitabile. Quando lo usate il colore andrà via, quindi se non vi piace dovete prenderne uno non color acciaio, via, non colorato, tra virgolette. Che dire, facciamo l'ultimo test della punta. Per l'ultima volta non l'ho fatto, vediamo un po' come si comporta. Ora, avendo una punta così, diciamo, generosa, si fa fatica anche a entrare nel legno.
Vedete? Non riesco tanto a entrare in profondità. Vabbè, però comunque avendo una punta così generosa e anche di parecchi millimetri non si scalfigge, ecco. Come test finale per questo coltello vediamo come ha resistito il filo. Insomma, sì, beh, il filo ha resistito, non tantissimo, però diciamo che ha bisogno di una bella affilata appena preso e una riaffilata dopo l'utilizzo. Sì. Tagliare taglia, però certe volte vedete si inceppa ancora. Secondo me bisogna dargli una bella affilata appena comprato. Comunque le qualità sono sempre eccellenti, non dico che sia un coltello pessimo, anzi, qualità sempre eccellenti, acciaio sempre buono. Sul sito della Brisa troverete sia questo che tanti altri coltelli, sempre in kit, ma poi il kit non è perché bisogna fare solo in manico, ecco, sono tutti da manicare. Vi danno rivetti, viti, tutto quello che serve, e il bello è che risparmierete anche il 50% rispetto al costo effettivo già manicato e già pronto all'uso. Se volete risparmiare, avete un po' di tempo e vi piace manicare o lavorare sulle lame, iniziare a lavorare sulle lame, io vi consiglio questa cosa perché i prezzi sono veramente ottimi. In questo specifico caso costa il 50% meno rispetto a un coltello, al solito coltello manicato, quindi io ve lo consiglio, vi consiglio di comprare un kit. Se volete mandate un'email direttamente a Brisa, vi risponderà subito. Ci sono tantissime altre lame, come vi ho detto, anche lame molto performanti, sempre a prezzi scontati perché li vendono completamente in kit, ma solo da manicare, quindi vi divertirete. Io, come vedete, come avete già visto dalle immagini, non è che abbia perso molto tempo nella levigatura, infatti in alcuni punti è un po' grezzo, però per quello che voglio fare io e per quello che mi serve va più che bene. Come vedete la lama dopo l'uso va via il colore praticamente, e come vi ho detto qui, a forza di usarlo vedrete i segni. Se volete un coltello per i lavori pesanti io vi consiglio di andare su un'altra tipologia, perché questo sì, ci fate tutto quello che volete, ma diciamo che non è né carne né pesce, e quindi se volete un coltello da bushcraft andate sui classici coltelli che trovate anche sul sito della Brisa. Io vi consiglio il Trapper, che è veramente un tuttofare ed è eccezionale. Questo non lo so, è una forma così, sì, ci potete fare molte attività da campo, però io vi consiglio un altro modello, magari ve lo linko qui in descrizione. Bene, detto questo, io vi ringrazio di aver visto il video, grazie come sempre del supporto che mi date, dei like che mettete. Se volete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.